Re Riccardo III difende la corona contro Harry Tudor per decidere il destino della dinastia Plantageneta. Sì ragazzi, oggi playthrough dello scenario My Kingdom for a Horse. Il nostro scenario durerà 7 turni partendo dalla fase Levi della casella 3 del nostro calendar, quindi dall'estate dell'anno 1484, per finire nella casella numero 10, l'inverno del 1485. Piccolo sguardo alla mappa, vediamo Riccardo III, re d'Inghilterra, l'ultimo Plantageneta, correntemente a London. Poi abbiamo Norfolk, John Howard a Arundel nella sua seat, mentre nel North abbiamo i Percy alleati agli Yorkist, almeno fino alla battaglia. Mentre qui vediamo come Rebels abbiamo Henry Tudor, Jasper Tudor e il signor Oxford che si preparano a sbarcare nell'isola per mettere in discussione la corona di Re Riccardo. I Lancaster hanno un favor a Darlech, a Pembroke e ovviamente a Oxford, mentre gli Yorkist iniziano con il favor a London, a Arundel, Calais, importante, e York, ovviamente a Carlisle. La Victory Threshold è a 45, mentre come regole speciali dello scenario avremo la possibilità di scegliere durante il setup se usare la carta di Riccardo di Gloucester oppure di Richard III, oppure in una fase Master della fase Levi avremo la possibilità di cambiarla. Questo perché ha effetto su diverse capabilities diverse. Al momento inizieremo con Gloucester. Vediamo quindi che nella influence track partiamo dallo 0, però gli Yorkists sono in vantaggio sulle towns, sulle cities, mentre le fortresses sono Lancastrians. E che andiamo, fase Art of Wars, Lancastrians, Rebels, primo, Calverins e Falconets. Questo possiamo scartarlo durante round 1 della battaglia per avere più missile hits. Ma sì, tieni Lord Oxford che ti vedo un po' così. Poi abbiamo Master My Soldiers. Ogni battaglia in un luogo amico, insomma, aggiungiamo truppe e rimuoviamo dopo la battaglia. Lo diamo a Henry Tudor, semmai, anche se non è top adesso. Poi Kingdom United. Possiamo dare solo ovviamente al nostro Riccardone per aggiungere truppe quando c'è una battaglia nel North o nel sud di Wales. Poi abbiamo pescato Thomas Burcher, l'arcivescovo di Canterbury. This Lord comincia in una friendly city a +1 command e secondo me lo diamo al signor Northumberland. No pay, no master exiles, ready vassals e quindi Levy phase, andiamo con la fase master. Cominciamo il signor Harry Tudor che ha delle ships ma non ci bastano e quindi abbiamo le great ships per raddoppiare tutto e connettere tutti i mari, tutti i porti. Poi con l'altro punto di lordship abbiamo dei cards. Signor Jasper Tudor, una ship perché se no non ci bastano. Poi prendiamo Church, Blessing, Man at Arms, hanno 1 a 4 di armor. Poi vediamo i Chevalier, praticamente Man at Arms hanno -1 di armor contro il missile, però in melee, nella melee phase colpiscono per 2, combo. Il Lord Oxford, una ship perché non ci bastano se no. Poi vediamo i Pikers,
Milizia e Man at Arms hanno armatura 1-4 finché 3 di loro fanno root. Nostro Riccardone, andiamo Mastered My Soldiers and the Friendly Strongholds in Battle, aggiungiamo altri 2 Man at Arms e un Longbowman perché qua ci dobbiamo difendere, siamo in posizione precaria se decidono di sbarcare qua nel sud, siamo distanti, quindi facciamo deterrente. Poi facciamo un influence check a St. Albans, abbiamo un influence 5, paghiamo i nostri 2 influence, uno per way, uno per il check, abbiamo un influence 5, abbiamo fatto un 2, St. Albans, nostra, quindi aggiorniamo anche le towns. Altro influence check, tentiamo di portare Lord Essex alla casa degli Yorkist. Un 4, perfetto. Ovviamente questo ci costa un altro influence points. Signor Essex, il benvenuto. Andiamo qui, Milord Howard. Altro deterrent. England is my home. Quando andiamo in exile invece facciamo disband al prossimo turno invece di andare avanti perché abbiamo influenza bassa. Quindi molto buono se ci attaccano da soli. Poi andiamo di cards e poi andiamo anche di Yorkist, Never Wait, This Lord, marcia sulle road come se fossero highways, questa è tutto. Tattica deterrente iniziale allo sbarco dei Tudor nel South, ovviamente giochiamo a schermi scoperti, se fossero schermi coperti, c'è tutto da vedere. Signor Percy, le diamo Percy's North, ogni battaglia se abbiamo una route alla sua sita Carlisle, aggiungiamo 2 Man at Arms, poi gli diamo dei cards. Bene, siamo pronti, andiamo alla fase di campaign. Abbiamo 7 carte. Bene, andiamo con i Rebels. First card, Henry Tudor. Allora, decisioni. Bisogna atterrare da qualche parte. Allora, nel South non ci conviene più. Perché? Allora, riflessioni. Norfolk non possiamo direttamente mangiarlo perché questo non è un port e ovviamente anche se fosse un port non possiamo sbarcare dove c'è un enemy lord. Sale ci mangia l'intera carta, quindi potremmo sbarcare qua. Allora Norfolk però ha preso le Yorkist Never Wait, quindi lui marcia sulle road come fossero highways, quindi con i suoi 2 punti command potrebbe raggiungere subito Riccardone a London e a quel punto là già è difficile attaccare da solo Riccardone adesso perché ha preso un sacco di carte che ha un sacco di truppe più lui parte con 10 truppe di partenza e anche un vassallo qui e noi non è che siamo forti ma non fortissimi e se sono in 2 non ci conviene più, non abbiamo un edge, oltretutto loro combattono in una friendly stronghold, quindi lui che ha mastered my soldiers ha ancora più gente, più anche la Kingdom United che gli dà inizio, vabbè insomma non ci conviene. Sempre se questo abbia messo la carta di Norfolk, però se non ha messo quella di Norfolk magari ha messo quella di Gloucester che comunque vabbè insomma è rischiosa la storia. Se invece andiamo nel North per rompere subito le scatole al Percy, Lord Percy comunque ha influence 4, può tornare dopo, noi comunque dobbiamo venire in the South. Probabilmente la mossa più giusta è a questo punto, se queste sono le capabilities eccetera, è sbarcare nel Galles, magari a Pembroke, proprio andare a Cardiff, mangiare anche sta city, prenderci il Galles, i vassalli qua, insomma rafforzare le nostre forze, metterci anche in mezzo tra i Percy e i Royalist qua nel South, quindi fare mossa alla Napo. Ma alla fine sono sbarcati anche in Galles, ci sarà un motivo. All'inizio però avevano programmato di sbarcare nel South, però è andato storto per tempeste eccetera, più le ribellioni che avevano fomentato erano state scoperte e comunque ci tocca fare le robe storiche qua, vedete che storie, quindi io sono contento. Bene, vi facciamo azione di sail, ci portiamo dietro tutti nell'English Channel e tutti mangiano. Una provender each. Yorkist, Norfolk, vediamo di toglierci, però siamo in allerta per i Lancastrians. Facciamo un'azione di March, Southampton, poi facciamo un parley automatico, campaign, e poi ci nutriamo, cominciamo a fare spread the influence in the south. Signorini Lancaster, Henry Tudor, altra azione di sail e facciamo sail, atterriamo a Pembroke, Galles. Abbiamo del support e mangiamo tutti una provvista each, l'ultima. Oh, signorino Norfolk, continuiamo la nostra opera nel South. March to Salisbury, parley in Salisbury,
Ovviamente aggiorniamo sempre il count qui. Cities and Towns sono in questa position. Lancastrians. Oh, signorino Oxford. Allora ci servono le supply, ma dato che abbiamo le ships, per fortuna, le prendiamo dal port. Abbiamo anche le capabilities great ships, quindi ci contano doppia per la supply. Quindi con un'azione di supply prendiamo ben 6 provendors. Udite udite, ne facciamo 2, quindi ben 12 provendors, ragazzi, siamo pieni di provendors. Signorino Norfolk ancora, continuiamo la nostra opera nel south. Adesso però ci servono provendors, quindi facciamo una supply action qui a Salisbury che ci dà ben 2 provendors, poi facciamo un march a Winchester e mangiamo una delle nostre provendors. Oh, Henry Tudor. Allora, a sto point facciamo una march action fino a Cardiff, che ci costa tutta la nostra carta. Ma prima un po' di spreco, buttiamo via 4 provendors in eccesso perché abbiamo solo 8 cards. Muoviamoci a Cardiff e mangiamo una provendor rich, che sono gentilmente fornite dal nostro Lord Oxford. Oh, Northumberland, vediamo cosa si dice a North. Abbiamo 2 command actions, andiamo a Appleby e poi mettiamo subito il nostro favore qui e ovviamente ci nutriamo. È il momento dei Tudor again, però c'è Jasper che prima fa una parley action in place via Cardiff, poi fa una supply action come source, mettiamo Pembroke, abbiamo tutte le nostre ships, quindi ci arrivano 6 provendors. E abbiamo 8 cards per trasportarle da Pembroke a Cardiff. York hanno sempre Northumberland. Let's go in the north. Newcastle, parle in Newcastle, le city aumentano e bisogna mangiare ovviamente. Jasper Tudor again per i Lancastrians. Brave move here. Andiamo a Gloucester, da Gloucester marciamo a Ludlow e da Ludlow a Shrewsbury e poi mangiamo ovviamente, prima scartiamo le provendors in eccesso che non potevamo portarci, che erano 4, sperando che i cosi non abbiano la carta per Riccardone perché ci arrivano fino a mangiare Jasper. Però se arrivano peggio per loro perché Riccardo non ha agito sulle 2 supply, poi lo mangiamo noi perché andiamo in combat e lo facciamo combattere lui con 0 supply, è costretto a fare disband e pillage incondizionato, quindi attento, vedi tu Riccardo. Però abbiamo sempre Northumberland, quindi safe move. Facciamo un supply, Newcastle, poi ci spostiamo a Bamburgh e mangiamo una provender. Rebels, oh, Jasper Tudor. Mettiamo il nostro favor a Shrewsbury, poi scendiamo a Ludlow e ci nutriamo. Last card, Gloucester. Quindi Riccardone è goloso, la possibilità qui è di andare dal Jasper Tudor, però la prossima fase campaign ce l'abbiamo in quel posto. Ci arrivano e poi ci mandano subito via e con tutte le carte magari bruciate anche. E il prossimo turno anche abbiamo il gain influence for lords, quindi non possiamo perderti, oltre che a fare varie robe qua. Spostiamo a Rochester, facciamo un parley a Rochester e poi facciamo anche supply da Rochester, quindi mangiamo le 2 provendor che abbiamo preso a Rochester. Tides of War phase, Lords in North, South, Wales, abbiamo +2 per i Yorkists ma +1 per i Lancastrians. Nessuno domina da nessuna parte, però gli Yorkists hanno London, hanno Calais, però i Lancastrians hanno Harlech. Gli Yorkists però hanno most favor in the cities, most favor in the towns, ma i Lancastrians hanno le fortresses. Capability speciali non ne abbiamo e quindi siamo pronti per andare all'heavy phase del prossimo giro. Regole speciali dello scenario, mi sono dimenticato, non c'è la grow e la waste phase. Poi che andiamo agosto-settembre 84. Fase Arts of War, Events,
be sent for. Inutile, non abbiamo nessun exiles. Surprise landing, non ci serve più, cioè potrebbe servirci. Vabbè, abbiamo fatto sale, possiamo subito fare march, quindi rompiamo la regola del sale. Non male. Old card. E una cosa che potevamo fare, che ci siamo dimenticati nella prima fase di Levi, era tentare di prendere Calais, ma comunque ci costava un sacco di influence. Ma peccato. Per gli Yorgis abbiamo Parliament Truce, la tregua, la giochiamo, interrompiamo tutti gli approach, intercept for the rest of this campaign. E oltre a questo fa anche altri effetti, la Parliament Truce, cioè proprio una tregua, quindi anche le routes non sono interrotte da enemy lords eccetera. Dalla carta da solo non si capisce però. Play to intercept without rolling and become, e diventare l'attaccante della battaglia. Intercept without rolling, not bad. Fase di pay, tutti hanno soldi, nessuno disbanda Lord, quindi paghiamo l'influenza per il vassallo, spostiamo avanti, siamo a posto, andiamo alla fase di muster, perché Exiles and Vassals non ci sono ancora. Oh Rebels, cominciamo con il signor Jasper Tudor. Allora, Jasper Tudor, la prima cosa che dobbiamo fare è fare un check influence per fare parley a Ludlow, se no non possiamo fare un cavolo. Quindi spendiamo uno di check influence, però pompiamo di 2 perché siamo poco influenti, perché vogliamo avere più 2 influenza, quindi paghiamo altri 3, quindi 4 in total. Dobbiamo fare 4 meno o imprecare. Abbiamo fatto un 1, fantastico. Ludlow, Lancastrian, le fortresses vanno a 2 e con le altre 2 action facciamo 2 Levy Troops, mettiamo Exhausted e Levy Troops, ragazzi, ci porta 2 azioni, ci porta tutta questa bella gente, capite, e siamo felici. Signorino Oxford, lei si prende dei carri per favore, perché ci servono. Mentre il signor Harry Tudor, con le sue 5 di influence, prova a prendere Shrewsbury. Ingaggiamo Lord Shrewsbury, che tra l'altro anche gli stiamo simpatici, perché abbiamo più 1 influence, porterebbe a 6, ma tanto inutile, perché un 6 è sempre fallimento. Quindi spendiamo la nostra influence, facciamo il check. 1, fantastico, tiriamo da Dio oggi. Benvenuto tra le nostre fila. E qui calendar to box avanti, non è male Lord Shrewsbury. Con l'altra azione ci prendiamo dei cards, ragazzi, perché non si sa mai qua ci possono servire la nostra base in Wales, ma dovremo spostarci qua, quindi le nostre routes diventano più problematiche, ma vediamo. Bene, signor Richard, anche lei servono dei cards. Poi esauriamo Rochester per prendere un po' di gente, poi proviamo un parley su Hastings. È un 3, ha successo. Prendiamo i nostri 2 influence ovviamente e abbiamo fatto. Signor Norfolk, vediamo dei cards con 2 azioni. Con la terza facciamo un check influence a Winchester, dove siamo, quindi ci costa un influence. Però facciamo più 1 per pompare di 1 l'influence, quindi 4 o meno. 4, grande signor Oxford. Mentre Lord Percy dovrà per forza fare prima un parley, per forza a Bamburgh. Abbiamo 4 di influence, perfetto. Dopodiché facciamo un check influence qui a Appleby. Perfetto, signor Westmore è con noi. Join the ranks of Lord Northumberland. Questa è la situa momentanea, scusate. Bene, il momento della campaign phase. Abbiamo 6 carte sto giro. Primo turno, Jasper Tudor, March, and Supply, quindi utilizziamo le ships sempre da Pembroke e ovviamente adesso ne mangiamo 2 però, quindi qui abbiamo il signorino Norfolk che continuerà qui la sua opera di convincimento del South, quindi March, Parley and Feed. Harry Tudor, March and Parley, Gloucester. Poi dobbiamo mangiare 2 a testa per il Tudor e 1 per Lord Oxford. Oh, Riccardone Gloucester, anche lui deve finire l'opera di convincimento al South, perché sono points importanti. Quindi farà un bel parley e poi un supply qui che si mangerà. Signor Jasper Tudor, again! Signor Jasper Tudor farà March, Parley, quindi ora tutto il Wales sotto il Lancastrian control, and March again. And then Feed per 2. Abbiamo Riccardone di Gloucester. C'è un parley a distanza qui da Lord Falconberg. C'è un March, Parley e Supply qui da Carlisle che
ci mangiamo. Jasper Tudor strikes again. Nazione March a Worcester. Mettiamo il nostro favor, poi torniamo indietro e poi mangiamo per 2. Il cardone di Gloucester marcerà verso London, 1, 2, 3 e si nutrirà. Oh, abbiamo Henry Tudor. Mettiamo il nostro favor a Gloucester, anche lei è passata dalla nostra parte. Poi facciamo una supply action da Pembroke. Abbiamo abbastanza cards per 2 ways per portare le 6 provenders da Pembroke, prese con le ships ovviamente. Oh, abbiamo il signor Northumberland qui nel north, farà un march per poi fare un supply a Newcastle e si nutrirà per 2, quindi è l'ultima carta per i Rebels, è Henry Tudor. Ragazzi, qua sono messi tanto bene gli Yorkers, forse avrebbero potuto fare meglio. Henry Tudor è il supply, Henry Tudor ha tutto, può provare ad andare a London e vedere cosa dice Riccardone di York, quindi farà march e tentiamo un approach. Scelta, andiamo in exile. Abbiamo anche delle opzioni, però possiamo tanto intercettare automaticamente con Norfolk che ha solo 2 valor, quindi se vogliamo decidere battaglie, ma se no possiamo giocare anche nel Parliament Truce per affrontare battle, per prepararci meglio, però si preparerebbero meglio anche loro. Vediamo. Pensieri sono: Jasper Tudor è tremendo, questa roba qua, che è la roba che ha fatto. Oxford, vabbè, insomma, niente di preoccupante, però è le robe resistenti. Henry Tudor, ha un vassallo. Noi come siamo presi? Norfolk, poverino, insomma. Il nostro Riccardone, però, ha tutta questa gente qua, più altre 3 milizie, più altri 2 men at arms e un longbowman, più un vassallo. Ci conviene giocare la Parliament Truce, credo, quindi proibiamo ogni approach. E loro tornano qua. L'azione però se le sono mangiate, ragazzi. Quindi ne avrebbero però un'altra. E la utilizziamo per tassare Shrewsbury, seat del nostro vassal di Henry Tudor. Quindi ci serve un check però. È un 1. Perfetto. Shrewsbury una city, quindi 2 coins che non fanno per niente male. L'ultima carta, Northumberland. Non credo ci siano cose da fare, i Rebels vanno sempre prima, non ci sono eventi particolari che ci favorirebbero, quindi tanto vale prendere il North e fare questi 2 parley. Spendiamo questi influence, ecco, sono andati anche bene, ci sono costati 4 influence, però abbiamo il North. Tides of War Phase, 1 point per il North Sul, per il Lord nel Wales, nel South e nel North, quindi e gli Yorkies prendono 2, Lancaster 0. Dominio del North, South e Wales 2 point each, quindi 2 points per il Lancaster che hanno il Wales, però 4 per gli Yorkies che hanno il North and the South. Quindi London, Calais e Harlech sono 4 per gli Yorkies perché Lancaster hanno Harlech, Yorkies hanno le cities, le towns, ma non hanno le fortresses. Qui in questo turno c'è la gain influence in questo turno, quindi 12 contro 9, sono altri più 3 per gli Yorkies. Vai col turn 3, levy phase. Prima di tutto pay, ragazzi, pay. Allora, una moneta per lui, una qua, una gliela presta Henry Tudor che share the assets, una moneta anche per lui. Vassals non l'abbiamo per Shrewsbury, uno in gamba. Andiamo di qua, una moneta, 2 monete per Riccardone. E abbiamo anche Essex, va bene, paghiamo un influence point, andiamo avanti. Ovviamente, ragazzi, i lords tutti pagano, quindi 3 per side, quindi questo sta qua. Exiles already vassals, niente. Levy phase, dai che andiamo con Henry Tudor, proviamo a prenderci un altro vassallo, Worcester, quindi influence check, dai che andiamo, bomba, abbiamo anche il Lord Worcester, join the ranks, lui è uno serio, vassal marker più 3. Con l'altro point invece ci prendiamo, facciamo un levy troops qui a Oxford, altri ragazzi. Jasper Tudor, niente di interessante da registrare, quindi ci prendiamo altri cards, 1, 2,
E poi un altro cards, non vogliamo prendere truppe perché non vogliamo esaurire Oxford, che è una delle poche fonti di coin che abbiamo. Se va male il tutto, insomma, poi problemi. Quindi anche il signor Oxford si prenderà altri cards. Il signor Norfolk però fa due azioni, metterà Exhausted su Guildford per fare 2 Levit Troops, un po' di gente utile, e si prenderà dei cards perché non c'è tanto altro da fare. Il signor Richard proverà a chiamare Falkenberg, Lord Falkenberg, vecchio volpone. Quindi check influence è successo, non per un pelo, perché anche Falkenberg è naturalmente allineato, essendo fratello di Richard Neville, il vecchio Richard Neville, il padre del vecchio Lord Warwick, che a questo tempo è schiattato. Poi prenderemo truppe da Londra, sì, quindi esauriamo Londra. Bene, siamo pronti nella fase campaign. Adesso vediamo, potrebbe essere un turno decisivo. 4 carte per parte e via con i Lancastrians. Henry Tudor. Vediamo se sarà la battaglia decisiva alle porte di London. Battaglia decisiva a Bosworth, che era più a nord tra Leicester e Coventry, sud di Derby, da queste parti qui, insomma. Quindi Norfolk raggiunge dopo l'intercept, grazie al flank attack, la hold event, il suo re, l'ultimo Plantageneta, Riccardo III, mentre Tudor e i suoi seguaci Lancastrians fanno approach e si avvicinano alle porte della capitale. Qui ci sarà una battle, signori, andiamo sul campo di battaglia tattico. Ragazzi, questo è il nostro Riccardo, vedete, tantissima gente, a cui si aggiunge questa gente per la battaglia, dato che è una friendly stronghold e anche in the south. Mentre questo è Norfolk, che anche lui si difende con una marmaglia ma non ha abilità particolari. Ma poi abbiamo qui pochi ma più duri qua, e questi colpiscono anche duro. E qui abbiamo un paio di vassalli. Beh, insomma, è molto aperto il discorso. Cominciamo subito. Nessuno ovviamente fa flee, e quindi andiamo, stabiliamo l'engagement. Andiamo col primo engagement, il principale, qui subito il centro lo facciamo scontrare. Quindi missiles, abbiamo ben 19 hits da parte di Riccardone, mentre il front and right qui in due fanno 13 hits. Andiamo a tirare per assorbire e poi vediamo i risultati. Ricordare che le milizie Man at Arms di Oxford hanno armor 1-4 finché 3 di loro fanno rout, quindi magari hanno possibilità di incassare nonostante appaiono svantaggiati. Quindi partiamo con i Lancastrian che prendono. Queste sono le milizie di Oxford. Per Riccardone di York ha perso un sacco di archi lunghi e cose, però ha mantenuto tutta la sua potenza. Mentre Oxford se la passa malissimo, ha solo tantissimi cards, non servono niente. Mentre Henry Tudor ha perso il suo valor, un po' di roba, però male, molto male. Ora vediamo l'engagement, qui l'ala sinistra, destra, insomma. E qua se la giocano a pari, 10 hits, 1. Ricordarsi che i Man at Arms di Jasper Tudor hanno -1 gli armor contro i Longbowmen, ma avendo 1-4 normale, quindi è 1-3, quindi non cambia un tubo, quindi è ottimo. Giusto per ribadire la mia combo. Il risultato per Tudor è 2 Man at Arms, ha perso un valor, mentre lui ha perso tutti gli archi lunghi, un coso, e anche lui un valor. Adesso andiamo di melee phase. Vediamo che Jasper Tudor infligge 9 danni, 6 per invece Norfolk. Vediamo come se la cavano. I signori Norfolk è routed, ha perso la retinue, mentre Jasper Tudor conserva ancora parvenza di integrità. Ora andiamo al centro. E al centro abbiamo 19 hits da Riccardone e 14 dai due Lord Yorkis. Quindi perché Riccardone rimangono in Man at Arms, 2 vassalli, una retinue e ancora i valor. Ma Henry Tudor è preso male, ragazzi. E Oxford è routed. Quindi altro coso. Ormai andiamo fino alla morte. Niente fled.
si combatte, vai con il Messiah Phase, ma adesso c'è Jasper Tudor che ha messo in route Norfolk e appoggia il nipote. L'unico coi missile è Jasper Tudor che ha conservato gli archi lunghi gallesi, quindi poverino Riccardo, quindi deve prendersi 8 hits, però ha le risorse per prenderli. Che vediamo ancora i Man at Arms, i Vessels, Man at Arms, ne perde uno, Man at Arms ne perde un altro. Andiamo al melee phase, qui abbiamo un edge per i Lancastrians con 13 contro 10 di Riccardone. Attenzione. Cominciamo con i Lancastrians, prendiamone due sui Man at Arms di Tudor, Jasper che hanno 1-4, 2, ci sono ancora per poco ma ci sono, cioè pesi un filo, 2 archi lunghi e una truppa, un vassallo. Vediamo Riccardo che ha i 5 Man at Arms, un vassallo, quindi proviamo Falkenberg. Il primo va, anche il secondo. Il terzo no, ci serve un coso, un Valor. Saluta Falkenberg. Abbiamo altri 10 problemi. Proviamo altri 5 la regina. No, doppio 6. Doppio 6. Doppio 6. Siamo in rotta, ragazzi. Vediamo l'ultimo militare, la retinue. Il mio regno per un cavallo. No. Ritorniamo nella mappa. Bene, poi su War niente perché London Yorkies, quindi prendono tutto. Però Influence il Lord perdente. Allora Norfolk a 3, Richard a 5, più i vassalli che erano 2, quindi 10 points. Huge blow. Potete vedere il death check, ragazzi, momento critico. Allora cominciamo da Lord Oxford. Lord Oxford sopravvive miracolosamente. Grande. Però il momento topico, Riccardone e Norfolk. Tireremo Riccardino, Riccardo Plantageneto con il rosso. E tutti e due periscono nella battaglia, sono permanenti removal. Una brutta sorte che si ripete in un luogo diverso ma con lo stesso esito. Tragico per la causa Plantageneto e Yorkists. Quindi il signorino Oxford fa un disband. 1, 2, 3, 4. Vediamo la sorte di sta gente. Andiamo a fare disband Worcester, cara di Tudor. Poi abbiamo Essex e Falkenberg che fanno disband. È il momento di More Fault, quindi hanno combattuto mosso, quindi devono mangiare. Ora però le loro necessità sono decisamente più lievi, una testa, vedete, questo è il risultato. Bene, ora tocca agli Yorkists, hanno solo Northumberland, Lord Percy in partita. Bene ragazzi, direi che la partita la chiudiamo qui per il video. Non perché sia finita, perché comunque ci sono ancora turni da fare. C'è Lord Percy, poi c'è tutto il tempo per Lord Percy per fare su un bel po' di gente, perché adesso i Tudor prenderebbero il South, lui viene qui, prendi questa zona qua con i vassalli, ha tutto il tempo per mandare su un bel esercito, andare magari allo scontro, che comunque non è detta qua una situazione. Se hai un bel esercito da solo ce la puoi anche magari fare, dipende come si mettono le cose. Comunque non è scritta del tutto, però con un lord in meno, ma più che altro sono triste perché ormai è morto Riccardo qui e quindi il senso basta, mi sono intristito, quindi per il video la chiudo qua. Spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro gradimento, divertente. Come sempre questo qua è Plantagenet, Cousins for England, grandi navi campaign, ci piace la guerra delle rose e detto questo non più un cavolo da dire. Ci vediamo alla prossima per altre storie, robe, situazioni e come sempre ragazzi fate i bravi. Ciao!